Siamo allo scontro aperto fra intelligence e ufologia. La macchina del debunking si è messa in moto ed è davvero interessante notare quanto sia raffinata ed efficace. Fra gli attori principali di questo confronto c'è sicuramente David Grush, che ha iniziato lo stesso percorso degli informatori precedenti, come DeLonge ed Elizondo, partecipando a diverse interviste e rilasciando alcune nuove informazioni davvero interessanti. Sull'altro fronte abbiamo il lavoro di Sean Kirkpatrick, che sta per lasciare la direzione della AARO, ma il suo lavoro ha sicuramente contribuito a ridimensionare il clamore delle notizie di questi ultimi anni. Tuttavia, per valutare in modo definitivo il lavoro di Kirkpatrick, dobbiamo aspettare il suo rapporto finale che dovrebbe uscire nelle prossime settimane. David Grush sta rilasciando diverse interviste come altri personaggi che sono entrati nella scena ufologica di questi ultimi anni. Le dichiarazioni più interessanti sono emerse da Joe Rogan. Alla domanda di Rogan sulla quantità di entità biologiche, Grush ha detto: c'è una varietà e abbiamo un certo numero di cose diverse, ma il numero totale di ciò che interagisce con noi sulla Terra nessuno lo sa. Parlo con persone che hanno familiarità con l'analisi biologica e tutto il resto, quindi abbiamo qualche idea, non un quadro completo, perché è come, sai, se lo guardi è come non capisco nemmeno la fisiologia, è come che diamine è molto diverso. Grush ha detto a Rogan che il numero di corpi recuperati è alto, proprio come con i recuperi, quindi parliamo di numeri a doppia cifra. Sulla questione della loro provenienza ha detto: nessuno con cui ho parlato mi ha rivelato un'origine specifica. Forse lo sappiamo, ma non sono a conoscenza di nulla. Grush, parlando dell'emendamento Schumer, dice: usa specificatamente intelligenza non umana in modo molto deliberato, perché vogliamo catturare tutto, perché cosa succederebbe se parte di questa roba non è extraterrestre e la useranno come clausola di salvaguardia? Alla domanda se sapesse quando queste presunte interazioni sono iniziate, Grush ha detto: mi sono stati menzionati alcuni eventi specifici, alcuni dei quali risalgono abbastanza indietro. È piuttosto strano. La questione delle interazioni è un'area sensibile. C'erano molte persone, molto anziane, che erano preoccupate di parlare di quel genere di cose con me. Per quanto possa sembrare folle, quello era un vero argomento di conversazione, anche se sembra qualcosa uscito da Star Trek Primo Contatto. Una volta che ti rendi conto che il fenomeno è reale, allora ti rendi conto che abbiamo recuperato artefatti e prodotti biologici, o piloti morti se preferisci. Anche se inquietante, anche solo pensarci nella tua visione del mondo. Questo è qualcosa che il Presidente e il suo gabinetto devono rivelare in modo controllato. Siamo soli? Ebbene, la risposta è che non siamo soli. E lo so con certezza al 100%, cosa che come ufficiale dell'intelligence non dici mai al 100%. Ma tutto puntava a questo in base alle persone con cui ho parlato. Come senatore Harry Reid, e lo uso come esempio. Ho parlato con le persone più elevate con cui potresti parlare, se capisci cosa intendo. Quindi, a meno che non stiano tutti mentendo e nascondendo qualcosa d'altro, cosa che non so nemmeno cosa sarebbe a questo punto, perché il fenomeno è reale, va avanti da migliaia di anni, le persone hanno visto cose strane, e non tutti hanno allucinazioni di massa. Durante il suo mandato come direttore, Kirkpatrick ha suscitato molte polemiche sul comportamento dell'AARO nei confronti dei potenziali informatori degli UOP. Alcuni parlano di cultura di disinteresse nelle indagini da parte dell'ufficio
che avrebbe anche rilasciato false dichiarazioni su ciò che i testimoni stanno segnalando, in particolare per quanto riguarda il recupero segreto degli UOP e i programmi di reverse engineering. La ricercatrice UFO Liza Fine ha avviato una petizione dal titolo "Richiedi la rimozione del dottor Sean Kirkpatrick, direttore della AARO". Liza Fine sostiene che esiste un comitato segreto che dirige le azioni di AARO con lo scopo di custode dei segreti UFO. Secondo la petizione, il dottor Kirkpatrick ha ripetutamente mentito al popolo americano riguardo alla mancanza di prove sugli UFO e non c'è dubbio che continuerà a farlo. Il 31 ottobre Kirkpatrick ha ospitato una tavola rotonda mediatica, durante la quale ha annunciato il lancio del meccanismo sicuro di segnalazione UOP, appunto della AARO, per i dipendenti governativi. Durante la tavola rotonda sono state affrontate diverse domande riguardanti le accuse di programmi segreti di recupero degli UOP, avanzate appunto da David Grush. Il direttore ha risposto che AARO ha intervistato più di 30 persone che, secondo Kirkpatrick, rappresentano la maggior parte delle persone con cui Grush potrebbe aver parlato. Kirkpatrick ha criticato le affermazioni di Grush definendole estremamente non etiche e immorali, sottolineando che l'AARO gli ha esteso un invito almeno 4 o 5 volte negli ultimi 8 mesi ed è stato rifiutato. Questa affermazione è stata confutata da Grush durante un'intervista con News Nation il giorno successivo, affermando che "non ho ricevuto alcuna email o chiamata da loro. Questa è una bugia". Anche il capitano dell'aeronautica in pensione David Shindle accusa l'AARO di aver sostenuto l'incontro con un'atmosfera di disinteresse. Nel 1966 il capitano Shindle fu testimone di un incidente in una base missilistica in cui non meno di 10 missili balistici intercontinentali furono disattivati da un UFO apparso appena fuori dai cancelli della base. Shindle ha anche affermato che anche altri testimoni dello stesso episodio avevano subito lo stesso trattamento e descrive l'atteggiamento degli investigatori dell'AARO come arrogante al punto che non desiderava più parlare con loro e non consiglierebbe ad altri informatori di contattare AARO per riportare le loro esperienze. Come ho spesso detto nei miei video, la divulgazione di basso profitto del Pentagono, attraverso l'AARO, ha il solo scopo di ridimensionare le dichiarazioni eclatanti emerse in questi anni. Ma forse il termine più adatto è calmierare, ovvero smorzare l'euforia e portare l'argomento su livelli più gestibili, su posizioni che possono essere recuperate in qualche modo. Quello che mi ha colpito di più nelle dichiarazioni di Grush è l'atmosfera di normalità nell'affrontare l'argomento UFO in certi ambienti. A quanto pare, per alcune persone gli argomenti top secret, inaccessibili al resto del mondo, sono oggetto di conversazione da salotto.